Se mai deciderete in vita vostra di acquistare un alpeggio con un prato invaso dalle felci, sappiate che farlo rinascere e riportarlo allo stato originario, cioè quello di alpeggio con prato, sarà una cosa veramente molto lunga. Considerate che sono diversi anni che sono qui e pulisco regolarmente col decespugliatore e anche a mano strappo le felci e nonostante questo continuano a ricrescere. I progressi sono stati sicuramente molto notevoli, ma non siamo ancora alla completa eliminazione delle felci dal mio alpeggio. Ovvio, se ci fossero stati degli animali sarebbe stata un'altra cosa, gli animali avrebbero tenuto molto più pulito. Con la sola forza umana il lavoro è lungo e di pazienza. Come vi dicevo, ormai il prato è molto bello già e si percepisce proprio la differenza rispetto agli inizi. C'è più di biodiversità, le felci sono ormai minoritarie, c'è molto timo e man mano che le altre specie vegetali prendono piede sicuramente tolgono spazio alla felce. La felce è una pianta un po' particolare, è una pteridofite, quindi non è una pianta che fa semi, è una pianta che fa spore. Quindi a un determinato punto della stagione questa pianta, dietro alle sue foglie, presenta dei pallini che poi si disperderanno in giro, più o meno come funghi, e daranno vita a nuove felci. Da quest'anno ho deciso di iniziare a ripulire anche la parte superiore dell'alpeggio. Ho fatto già 2-3 sfalci, ho già tirato via le felci più grosse, infatti adesso stanno crescendo già meno rigogliose. Ovviamente qua il lavoro sarà molto lungo, non ho intenzione di farlo con l'ansia, ecco. Terrò pulito ma sempre senza un eccessivo impegno, preferisco tenere ovviamente questa parte qui che è quella più bella e più importante pulita. Ovviamente una volta acquistata la baita dietro, avendo acquistato anche degli appezzamenti di terreno extra, ha un senso tenere il tutto più pulito. Infatti tra i prossimi progetti anche di quest'inverno ci sarà quello di tirar via qualche ulteriore albero, lasciare ancora un po' più di spazio al prato, non una cosa eccessiva, semplicemente dei tagli strategici, ecco. Oggi è una meravigliosissima, luminosissima e secca giornata di agosto, non c'è assolutamente umidità nell'aria, quindi si sta davvero molto bene e di conseguenza mi dedicherò alla giornata di oggi e di domani e qualche ulteriore giornata a fare legna. È giunto il momento di fare un po' di legna per l'inverno, non si può continuare a procrastinare e tergiversare, bisogna farlo, quindi non è che tutte le attività sono sempre attività mega creative, ci sono anche dei compiti da svolgere, alcuni weekend devono essere dedicati a determinati compiti. Quindi oggi inizierò a tagliare, a spaccare un po' di legna e ad accatastarla perché non voglio ritrovarmi quest'inverno a doverla fare strada facendo. Per una volta vorrei avere una bella legnaia bella piena di legna.
Ma prima di mettermi a tagliare e spaccare legna, oggi volevo parlarvi di questo nuovo frigorifero che mi è stato mandato da questo brand che si chiama Bodega, scritto Bodegau. Ho deciso di fare questo cambio con l'altro frigorifero che avevo prima perché questo ha delle caratteristiche particolari che mi interessavano particolarmente. La cosa principale è che ha due camere indipendenti. Stiamo parlando sempre di un frigorifero 12-24-220, quindi è un frigorifero che teoricamente è un frigorifero da auto, da camper, insomma per farlo funzionare con la presa accendisigari. Io perché scelgo un frigorifero a 12 volt rispetto ad uno a 220? Perché se posso evito di tenere l'inverter del mio impianto fotovoltaico acceso perché ha un consumo, un dispendio inutile e quindi per i periodi di maltempo lunghi, di lungo maltempo, preferisco ottimizzare al massimo utilizzando solo la corrente continua e così riesco a consumare un pochino di meno. Questi frigoriferi qui da 12 volt oltretutto sono veramente molto economici in termini di consumo di energia e questo mi è stato proposto di mostrarlo e di testarlo e sinceramente mi ha attratto subito perché è molto carino. Vabbè, al di là delle cose che possono interessare magari più che altro per l'appunto ad un utilizzo in auto, in campeggio, che è la maniglia per lo spostamento, le ruote, quindi per spostarlo agevolmente su terreni piani, una maniglia posteriore. Per quanto mi riguarda, le caratteristiche che mi interessavano di più sono, vabbè, l'elevata capacità perché ha 55 litri di carico e le due camere indipendenti, quindi due compressori indipendenti, quindi possiamo settare da una parte il congelatore e dall'altra il frigorifero classico. Adesso andiamo ad aprirlo e vediamo un attimino. Qui davanti abbiamo un display digitale dove potremo impostare per l'appunto alcune modalità di funzionamento che si possono gestire anche tramite l'applicazione. Questo frigorifero si può collegare al wifi, quindi possiamo gestirlo da remoto ovunque ci troviamo. Dopo vi faccio vedere brevemente anche l'applicazione. Comunque qui c'è anche una presa USB, quindi può essere utilizzato anche per collegare il telefono per la ricarica o altre cose che si alimentano con la USB. Qua vediamo che c'è la regolazione della temperatura dello scomparto più grosso di sinistra e qua la regolazione della temperatura dello scomparto più piccolo di destra. È possibile selezionare una modalità eco o massima per eco consumare meno e quindi raggiungere la temperatura in un lasso di tempo un pelino più lungo, o massima per raggiungere la temperatura impostata in circa un quarto d'ora. Il venditore ci dice un quarto d'ora, in realtà ci vuole qualcosina di più, ma comunque nel massimo nell'arco di una mezz'ora abbiamo raggiunto la temperatura prefissata, quindi è veramente molto performante. Vi faccio vedere dentro com'è. Adesso il frigorifero ovviamente è pieno, ho tutta la mia spesa, è collegato a una piccola power station in questo momento per farvi vedere proprio che funziona con la 12 volt. Qua c'è anche un taglierino, è proprio organizzato per essere utilizzato in auto, in camper, quindi vedete che anche la parte superiore è un tavolino, quindi con i poggiabicchieri e l'appoggio proprio per il tagliere, quindi è fatto apposta per essere utilizzato in modo itinerante. Ci sta dentro un sacco di roba, 55 litri di capacità. Dal sito leggo che ci stanno circa 43 bottiglie di acqua, credo da 1 litro. Ha delle luci LED laterali per l'illuminazione e adesso lo svuotiamo tutto, vediamo quanta roba c'era dentro e vi faccio vedere anche proprio le due camere separate. Considerate anche che non ho ritirato le cose proprio ottimizzando al massimo gli spazi, le ho ritirate alla buona. Comunque questo frigorifero lo sto usando da circa un paio di settimane, si sta comportando molto bene, quindi al momento mi sento anche di consigliarvelo. È abbastanza silenzioso, il compressore si sente veramente poco, adesso è partito in questo momento il compressore.
Ed ecco un po' tutto quello che sono riuscito a farci stare, ripeto, senza porre particolare attenzione all'organizzazione degli spazi. Ok, adesso potete vedere meglio i suoi due scomparti. Questo è quello più grosso, sempre con i cestelli, e quindi io lo utilizzo così. Questo, quello più piccolo, è quello che utilizzo come congelatore e questo lo utilizzo come frigorifero. Nel frattempo adesso rimetto un po' le cose al loro posto, che evitiamo che si guastino, insomma, che fa abbastanza caldo. Vi mostro brevemente anche la sua applicazione. Vedete, qui c'è il frigorifero che può essere acceso e spento direttamente dall'applicazione, ma la cosa interessante è il poter impostare le temperature dei due scomparti da remoto, oltre che impostare la modalità eco, la temperatura in gradi centigradi o Fahrenheit, la chiusura, diciamo, dei comandi per evitare che qualcuno, andando a toccarli, vada a sballare le impostazioni, è una cosa che torna utile più che altro in contesti come questi, perché possiamo congelare la settimana prima delle cose, arrivare qui in baita, tramite l'applicazione programmare lo scongelamento, quindi togliere, diciamo, spegnere lo scomparto, far scongelare, arrivare su e avere già la nostra carne già scongelata. Che l'applicazione serva o non serva è un discorso che ovviamente dovete valutare voi. Nel mio caso torna abbastanza utile proprio per questi motivi, il fatto di poter da distanza programmare ad esempio lo scongelamento di alcune cose. A distanza di 2 settimane vi posso dire che si sta comportando bene questo frigorifero, raffredda molto bene, consuma poco, quindi sono soddisfatto. Unica cosa che mi sento di dire, che possiamo trovare, considerare come difetto, quando noi andiamo a impostare i meno 20 gradi di temperatura non arriviamo ai meno 20 gradi, no, arriviamo al congelamento, un congelamento che ad occhio e croce vi direi che sta intorno ai meno 5, facciamo, intorno ai meno 5 gradi, quindi funziona come congelatore, ma difficile immaginare questi meno 20 gradi che ci segna il termostato digitale sul display. Il termostato digitale sul display va preso un pochino, va interpretato, ecco, non è che sono proprio le temperature esatte dello scomparto, non ho capito esattamente dove siano poi i sensori di questo termostato, ma comunque difficilmente arriviamo a questi meno 20 gradi, ma arriviamo al congelamento, quindi 2 scomparti separati, uno possiamo usarlo come congelatore, indifferente, questo più grosso, quello più piccolo, indifferente, funzionano esattamente allo stesso modo. Quindi questo è il grosso vantaggio di questo frigorifero. Lo sportello può essere anche rimosso per essere installato dalla parte opposta con l'apertura opposta, quindi diciamo che è un frigorifero molto versatile. A me piace, sono soddisfatto di questo frigorifero, mi sento di consigliarvelo sinceramente. Quindi se volete approfondire vi lascio il link in descrizione.